Ciao a tutti, eccoci Ciao. tornati. Nuovo video, nuovo prodotto. Oggi grandissimo prodotto in anteprima, Differenziale marca. direi mondiale. Anteprima mondiale. Sì, Addirittura mondiale. abbiamo avuto Siamo- l'occasione di provarlo in anteprimissima Mondiale. Lo usiamo Nuovo- già da mesi, lo usiamo. Esatto, nuovo differenziale di marca che Esatto. oggi ve lo spiegheremo un attimino più nel dettaglio. Dopo ci sarà una parte con delle riprese molto più dettagliate sul banco, con tutti i pezzi e tutte le caratteristiche. Cosa dire? Nuovo differenziale che Un ottimo uscirà differenziale. a settembre, quindi Quando rientrerete dalle vacanze, esatto. probabilmente mandate qualche mail a minizracing.it. Vogliamo il tuo differenziale, Davide. Quando è che ce lo vendi? Ecco, questa è l'opportunità. Mille mail. Mille mail, ma vi possiamo dire che è un ottimo differenziale, funziona molto bene, è di ottima qualità, e per cui preparatevi all'acquisto se vi potrebbe far piacere. Insomma, noi siamo trovati bene, sono mesi che lo usiamo e Un ottimo differenziale, molto Davvero. preciso, molto scorrevole. Siamo trovati veramente bene. Dai, ve lo facciamo vedere un po' più da vicino. E dopo vi faremo delle riprese Ma molto più solo perché siete voi, ravvicinate. se voi siete voi. Se voi siete voi, che bello. Molto Che più bello. ravvicinate. Guarda la con- corona in CNC che ti sta guardando, Che bello. guardala che bella, guarda come lavora bene, guarda come è fluido, molto scorrevole, che insieme al grasso appunto marca per differenziale è proprio fa la differenza. connubio perfetto. Adesso ci spostiamo al banco. Ci siamo, Ciao. Ciao. Eccoci tornati sul banco. Abbiamo smontato il differenziale in tutte le sue parti, ve le mostriamo qui in dettaglio. Allora, che cosa differenzia il differenziale marca rispetto a tutti gli altri? Innanzitutto l'albero centrale, che è in titanio, che di solito è un optional, e le sfere, che sono sfere ceramiche, quindi anch'esse sono comunque di solito un optional, che insieme con la corona, che è una corona in CNC e non stampata, dona un'ottima scorrevolezza. Noi consigliamo di utilizzare il grasso del differenziale di marca, che abbiamo potuto provare ormai in questi mesi e ci risulta un ottimo grasso che dona una scorrevolezza molto alta. Comunque anche il connubio fra corona e sfere, questo è comunque un ottimo connubio perché dona comunque un'ottima scorrevolezza. Poi l'O-ring è in puro silicone, che insieme comunque con tutte le parti che hanno una lavorazione in CNC, quindi molto precisa, dona la capacità di una regolazione millimetrica e molto precisa. Poi i cuscinetti comunque sono di ottima scorrevolezza, e quello interno, essendo aperto, può essere pulito in maniera molto più facile rispetto ai cuscinetti chiusi. Detto questo, noi comunque lo consigliamo come differenziale perché ha dei componenti di altissima qualità, Lavora molto bene, è un ottimo differenziale e soprattutto comunque come rapporto qualità-prezzo è un ottimo differenziale, perché prodotto. come abbiamo detto ha già molte parti che di solito sono vendute come optional. Una cosa che vorrei però precisare anche è far notare la lavorazione di questi elementi che poi vanno a posizionarsi nella parte del piattello, quindi per poter bloccare il piattello e quindi far funzionare il differenziale. La lavorazione con questa sorta di fulmini dove si vede proprio la precisione, anche l'amore nella produzione di questo prodotto, e la cura dei dettagli, che secondo me non sono così banali. Quindi questo secondo me è un ottimo prodotto. Noi l'abbiamo usato per diversi mesi prima dell'uscita, naturalmente ci siamo trovati molto bene, e tra l'altro nella condizione della nostra pista, probabilmente perché la aspiriamo spesso eccetera, abbiamo notato che utilizzando il grasso marca già con altri differenziali la pulizia del differenziale non era così continua, ma con questo differenziale abbiamo notato una pulizia molto più, diciamo così, o meglio, un utilizzo del differenziale molto più lungo, e quindi una pulizia inferiore rispetto magari ad altri. Probabilmente queste sono state le condizioni della nostra pista, le condizioni della nostra guida e quant'altro, quindi però abbiamo notato questo, e questo ci sembrava corretto anche segnalarlo. Quindi Ok, sì, da pista a pista poi può certo, cambiare ovviamente, quindi però nella nostra abbiamo riscontrato questi dettagli. prendetelo un po' come un disclaimer, nel senso che questo è successo a noi, non è detto che succeda a tutti, però è giusto segnalarlo. Ok, ciao a tutti.
Ciao!